Hello, hello, hello! Ma ciao bambolini! Questo è Sit With Us. Io sono Farida. E io sono Lerish. E questa è Race Through Action. Sigla. Here we go now. Oggi andremo a commentare la seconda puntata di Drag Race Italia Season 2. Dando il nostro top and shop alle runway delle nostre concorrenti. Quindi andremo a ascoltare make-up, look, runway Tutto, e non amore, solo. tutto. Sei pronta? Sono prontissima e non vedo l'ora. Iniziamo! Stasera per l'occasione ci è venuta a trovare un ospite d'eccezione. Colei che la prima stagione di Drag Race l'ha vinta. No. Ah, non è Electra. No, zitta! No, non si può dire. No. Dire. Un nostro amico, un nostro ospite, la nostra mascotte, ma come la chiamiamo? Io direi di George, ci perfetto, piace. sì. Ma non è Electra. Ma invece parlami proprio del tuo look. Allora, io ho deciso di ispirarmi a... Scocciata. No, avevo un attimo le palle. Ero un attimo scavato. Ma nello specifico parlami del tuo look, amore. Allora, io ho deciso di ispirarmi all'enigmista, perché questa vita è un'eterna incognita. È vero. Ah, invece il tuo, amore mio? Amore, io invece mi sono ispirata a un'altra amica, anzi nemica di Batman, che è Joker. Sono un po' una pagliaccia, quello che faccio di solito, solo che stasera sarò un po' più cattiva. Allora, amore, io inizierei a commentare e parlare della lunga mini challenge di questa puntata. Che ne dici? Ma io mi sono divertita un botto. È vero, è stata molto divertente, lunga ma divertente. In pratica le ragazze dovevano raccattare delle palle, però c'è stato un atteggiamento un po' strano da parte di uno dei concorrenti. Beh, diciamo che in questi giochini viene fuori un po' vengono fuori le strategie, ma anche i caratteri delle I nostre caratteri, queen. l'essenza delle Quindi nostre abbiamo queen. visto una Nellenia altruista e una Pantera Virus che Freghista. ruba la palla di mano, come si suol dire. Il bene vince su tutto, infatti Nellenia ha vinto la mini challenge. Per ben la seconda volta. Hai capito? Mi ricorda qualcuno. Appunto, non lo stavo dicendo io, hai detto tu. Iniziamo a parlare della maxi challenge. Molto interessante questa maxi In challenge. pratica le ragazze hanno dovuto scrivere una telenovela. Ho adorato. Ho adorato da morire. Hanno creato tra l'altro spagnola, che sono il quelle meglio del proprio meglio. di un trash allucinante. Infatti le ragazze sono state molto brave a riprodurre, anche meglio direi, una soap opera appunto Stai dicendo che le spagnola. ragazze sono trash? No, sto dicendo che gli attori spagnoli fanno cagare. È diverso. Hanno creato due gruppi, hanno fatto queste due squadre. Ma a te arriviamo al sodo. Sì. Chi è stata la tua preferita? Allora amore, io ho amato l'interpretazione di Diamond, mi ha fatto troppo ridere. Un altro Dias de mierda. Infatti è riuscita a prendere la scena, a recitare tantissimo, ma soprattutto a ricordarsi tutto quello che aveva in mente e creare un filo logico che per me è difficilissimo, Sì. divertente, e il fatto stesso di avere queste reference, di avere una certa conoscenza ti porta poi a creare delle cose geniali. E Devo dirti che anche l'interpretazione di Nellenia non è stata male, mi è piaciuta molto, perché comunque è stata l'unica che ha creato un personaggio che poi era molto distaccato da quello che è poi Nellenia. Le C'è anche- altre sono passate un po' così inosservati. in secondo piano. Cioè, Petit è stata molto brava anche. però Petit ha parlato come parla Petit, aggiungendo un po' di accento di Andrea. L'ho vista troppo nel suo personaggio. nella sua comfort zone. Sì, esatto. Però non ci ha sta sperimentato. anche, ci sta anche la seconda puntata e le ragazze fanno quello che gli riesce meglio per il momento. La concorrente che ti è piaciuta meno nella Allora, tra telenovela? tutte, quella che meno mi ha colpito è stata Geoffrey. Anche Obama, devo dirti che non mi è piaciuta tantissimo. Sono state le uniche due che avevano meno battute e in questi casi bisognerebbe fare ancora di più per far emergere ed esaltare il personaggio. Prossima tappa, la più importante. È la runway, iniziamo a commentare questa runway. Ma Sei incominciamo. pronta a dare i tuoi chop?
La prima ad uscire in passerella è Pantera Virus. Che ne Cosa pensi, amore, di questo vestito? Ah, parlo io per prima? Sì, vai, amore, sei tu. Allora, la io penso che questo look è uno dei più belli che io abbia visto in questa puntata. E penso che lei sia stata geniale ed è riuscita a interpretare un fiore così banale in una maniera eccelsa. Io l'ho trovata super model, super glam, l'ho trovata super camp, anche se io odio usare questo termine. Io non ho mai camp. capito che vuol dire, però. Amo. Camp mi fa pensare al campeggio. Ogni volta che mi dico camp. Vabbè, un po' quello. Che vuol dire camp? Io non ho capito. Amo, un look A divertente. me me lo disse Nick Cerioni. Ecco, un look divertente, Ah, colorato. enjoy. Enjoy Ok, your ok, life. Tra l'altro, Lorenzo Seghezzi ha collaborato con Pantera nella creazione di questo fantastico capo. E io direi che sono stati bravissimi, perché anche a me il look di Pantera mi è piaciuto un casino. Di questo romanticismo abbinato al dark lo trovo Mamma, geniale, da romanticismo. orgasmo, brava, da brava, orgasmo. brava, brava. L'unica cosa che forse Mia. avrei fatto, ma tu già me l'hai bocciata sta cosa parlando Sentiamo, l'altra sentiamo, volta. non mi ricordo. Forse avrei messo i petali in una maniera tale che le braccia potessero anche No, stare è giù. giusto. No, provo Ma con te te. l'hai fatto nera, mi hai detto amore non capisci la moda, la couture. Ah, è il sì, vestito vero. che si deve vedere, Allora, non no, deve infa- essere a infatti- inglobare la modella. infa- Così mi ha detto l'altra volta. Il fatto è questo. Devi sapere che Alexander McQueen aveva creato quest'abito che rappresentava questo cigno bianco in cui le ali partivano da qui e andavano su fino a creare una sorta di tettoia e la modella stava così. Ok. Quindi diciamo che tu quando vai sali su una passerella non devi essere comoda, ma chi lo dice sei in quadro, in movimento, Sì, però quindi in una passerella dove in primo piano Però- deve esserci il vestito ci sta, ma in queste runway, nelle runway che le ragazze ogni volta fanno, sì, deve venire fuori il vestito, ma anche la drag, è un concorso per Sicuramente. drag queen. Per me, anche questa settimana, il look di Pantera Virus, che poi tra l'altro amore, rossa stai da Dio, è assolutamente top. per me Pantera sei top. Prossima runway è quella di Obama. Aveva un look imbarazzante. Amore, non ha capito proprio il tema della challenge, secondo Allora me. l'abito in sé per sé era carino per una passeggiata in spiaggia. Eh sì, è uscita proprio fuori tema. Il tema della sfilata era rappresenta un fiore. Un Secondo me fiore. lei per non sbagliare ha detto io li faccio tutti. Ma Così, non c'erano è- neanche fiori su quel vestito. No, magari ha letto male, magari ha pensato che era figli dei fiori. Era un po' figli dei fiori, non l'ha capita. Perché il tema non c'era proprio. Non esisteva. Sì. Quindi secondo me look proprio fuori tema, fantasia, tra l'altro spenta, cupa. Queste scarpe bianche. Non mi dava l'idea. La scarpa bianca, del ragazzi, fiore. si usava negli anni 80-90. Quindi per me, mia cara Obama, questa settimana sei chop! Per me, Obama, sei chop. La prossima runway è quella di Scandalove. Anche lei di verde vestita, questo verde, questa stagione ha avuto un successone. Cioè, Amore, erano fiori, il fiore c'ha una parte verde. allora, l'abito di Scandalove era un abito un po' vorrei ma non posso. Ma cosa hai respirato? Cosa ho? Cosa ho respirato? Cosa ho respirato? Cosa? Era ispirato. Cosa era ispirato? Sì, Ho che capito fiore anche cosa hai respirato. Ho respirato. Ce la facevi così. Mi sto smontando. Rifammi la domanda. Scandalove si è ispirata al fior di loto. L'hai visto? Allora, il fiore di loto sì, Dov'era? c'era Dov'era? in testa, come tutti quelli, cioè come insomma, era un po' banale, diciamola, Eccolo, ecco, bravo. volevamo arrivare lì. Era un po' banale, diciamo, l'idea e Di la mettersi- costruzione di questo outfit, perché sì. Il fiore era molto bello, però, sai? Il fiore C'aveva era- delle parti cristalline e non riuscivo a capire come fossero realizzate. Quindi il look nella sua semplicità, comunque Banalità. Banalità, perché semplicità è un'altra cosa. banalità. Banalità. Ok.
fine nella sua banalità era comunque costruito bene, fatto bene, anche se o Scandalove è dimagrita o il vestito era di 2 taglie più grandi. Ti sarei allargato in valigia? Sì, diciamo che dietro crollava un po' la stoffa. Questo effetto arricciato lo vediamo noi in Chapeau Gaultier, amore mio. La parte inferiore era gonfia, mi sembrava un po', sai, quelle bamboline che infilano nelle torte di compleanno per le bambine? Sì, sembrava sì. una cosa del genere. Io l'ho vista abbastanza tozza anche lei. Niente punto vita. Sì, amore, qui nessuno vuole stringere la vita. Nessuno, tutte vogliono stare comode. Tutte qua, tutte rettangoli. Quindi, mia cara Scandalove, questa settimana il tuo look per me è Scandalove, il tuo look, seppur un bel look, è stato realizzato male e purtroppo non ti ha valorizzata. Quindi per me è cattive. giuste. No, non mi è piaciuto, cioè nel senso di sé per sé sembrava un puff sotto, vedete, puff, quelli gommosi che tu metti là e ti piazzi dentro. Ah, è vero, quelli pieni di quelli pieni sabbia, sì, tipo. di pallini. Chi c'è adesso? Tanissa. Ok. È arrivato il momento di Tanissa Beyoncé. Vita la mia. preferita, sangue mio. Allora, Dici un po'. ormai è appurato che i gusti di Tanissa non sono proprio simili ai miei. Diciamo che questo velluto verde non mi fa impazzire. Cioè, per quel vestito ho scelto una stoffa un po' più pregiata della Ma poi cinghia. soprattutto il verde scuro, ma... Sì, era un po' smorto. Lei dice Era di una pala di ispirarsi fico d'India. a una pala di fico d'India. ma un verde un po' più acceso, dai, ci stava. Sì, anche perché i pali di fichi d'India illuminati dal sole della Sicilia devono essere più brillanti. Minghia. Quindi, allora, non mi ha fatto impazzire. Ah. E poi questo look che mi ricordava anche un po' Sally Spectra, era un po' signora. Amo le tue referenze. Abbiamo sempre questo fiore in testa. Un buco qui sul vestito con un Non ti è treccio. piaciuto quel Ma che c'è sul buco? Ma cosa mi significa? No sense. Che lì si voleva fa sexy, capito? Il Ah, buco quindi fa un po' di sexy, carne. Esatto, carne sicula. Parrucca, un raccolto semplice, easy, Tra una l'altro, struttura. il cappello mi ha fatto inorridire, fissato con un cerchietto bianco. Ragazze, se avete una Ma io non se l'avevo sapete, notato. amore, io sì. Se sapete di indossare una parrucca di un colore determinato, fate Rivesti. il cerchietto di quel colore. Quindi voto a Tanissa. Che dici? Inizia tu. Io Tanissa, per me Tanissa sei ciao. Io. Tanissa, per me, sai, ti salvo sempre, ma stasera non ci sono riuscita. Sei chop. Ah. E adesso la prossima runway è quella della bellissima Geoffrey. E ci presenta un abito nero come la sua anima, con questi dettagli dorati, che poi sono semplicemente dei fiori presi così e raccattati e spruzzati d'oro. Originalità. Però rende. Sì. Questa copricapo, che cosa ti sembra? Amore, a me ha ricordato quando l'ho vista Maggie dei Simpson, ragazzi, col ciuccio d'orchidea. Maggie dei Simpson dopo una serata con degli emo. Sarebbe uscita così. Amore, era lei, Maggie. Io pensavo un po' un'ispirazione a Stranger Things, qualcosa del genere. La serie non TV quella presente. Sì, Ok. certo, la guardo ogni sera. Cazzo è? Megan Food, ma che è? Oddio, sto esplodendo dentro. E il copricapo, lo sai com'è stato fatto? Ma con quello che si mette nei bagni, come si chiama quello? Come si chiama? Silicone, Il silicone. Tra Se fai l'altro. così, devi farmi così. Capisco subito. Indicami le labbra. Genio. Genio. Vabbè, ma questa era una cosa tecnica così a buffo. Un po' largo di qua, cioè restava un po', sembrava un po' costretta dentro quest'abito. Però è un look molto molto bello. Questa barba sempre coperta. Coperta dal pan. Ma perché? Toglila. Amore mio, ma vieni, ti do delle lezioni di trucco gratuite. Ma non si può guardare. Ma sembra che siamo si sta esauste. squagliando la penna, la faccia. Cioè, sembra la faccia squagliata, no? Giusto, giustissimo. Giusta. Yin yin. Un po'.
Però di certo è il look tra i più belli di Geoffrey che finora abbiamo visto all'interno della race. Quindi mia cara Geoffrey, Giusto un voto di consolazione. Come no si no dice no, di- mia cara Geoffrey, di- questa settimana a parte il copricapo per me sei top. Quindi, Il look in sé per sé per me è top. ah, È arrivato il momento di La Diamond. meravigliosa. Che ne pensi di questo look, amore? Allora, io penso che Diamond sa sorprenderci sempre. Qui la vediamo con questo capo realizzato con questo tessuto laminato, effetto liquid, uno spalmato verde. La parte sopra della giacca che è creata con un moulage. Amore mio, cos'è il Cos'è il moulage? moulage? Tu hai una base su La base a mano cerchi di dare un movimento al tessuto creando dei volumi molto interessanti ed è una cosa molto difficile da fare, è una cosa che è un processo anche molto lungo perché non puoi passare il capo sotto la macchina da cucire e devi cucire tutto a mano. e devi cucire tutto a mano, quindi un processo molto elaborato su questa giacca. La parte sotto arricciata e poi c'è stato questo fantastico Gonfiamento di fiori Di perché rappresentava una pianta grassa, no? Quindi verde spinoso all'inizio e poi un'esplosione di fiori in primavera. molto molto bello, scenico, d'effetto fatto bene. Poi questa maglia con queste piume sotto di questo fucsia. Allora, i colori stavano benissimo insieme. La parrucca ti cioè, mi piaceva? davano proprio idea di fiore, di primavera, di allegria. Era proprio bello, molto molto curato anche nei colori, nella scelta dei colori. Era molto pop come Uno fiore. street pop che su Diamond devo dirti mi piace molto. Tra il look di Aura e quello di Diamond io avrei fatto vincere a mani basse proprio quello di Diamond, ovviamente. Quindi mia cara Diamond, questa settimana sei per me un'altra volta top! E anche per me Diamond, sei ovviamente top. È arrivato il momento di Nellenia. Ah, allora io vorrei che questa runway iniziassi tu a commentarla perché la creazione, la confezione di questo meraviglioso abito è anche merito tuo, o solo merito tuo? È anche merito mio. Anche o solo? È anche merito mio, Ah, ovviamente ok. è un lavoro che abbiamo fatto insieme, c'è un po' del mio, un po' del suo. E devo dire che sono veramente soddisfatto di questo lavoro, non credevo le stesse così bene. Anche Quindi- perché quando giochi con queste Volumi. strutture, questi volumi, è un attimo che ecco la proporzione se ne va a puttane. Quindi invece devo dire che è stata molto brava anche a disegnare questa shape che su Nellenia, nonostante essere un po' curvi, non l'ha esagerata, era giusta. No. Cioè mi ha trasportato nella Belle Époque, in questi giardini di Versailles, non lo so, mi sono fatto tutto un film mio mentale e quindi l'ho trovata proprio Questa romanticissima. immagine un po' vintage. Sì. L'ispirazione era un po' John Galliano per Dior 2000, periodo 2000 e anche Alexander McQueen proprio quando lui era... Quanto ci piace quando c'è queste referenze che sono ben diverse dalle Quindi mie. grandi stilisti, Grandi stilisti, grande stile, bellissima Nellenia. Questa settimana per me sei assolutamente top e aggiungo di più, avresti dovuto vincere tu. Per me Nellenia sei un pezzo del mio cuore e mi stai rendendo ogni puntata sempre più orgogliosa di te e quindi per me sei top. Inevitabilmente. È arrivato il momento di La Petite Noire. Noire. E tu te lo aspettavi inizialmente che fosse proprio il dente di leone. Lei è entrata con questo vestito fatto di organza tagliata, fatto da Rochart, la nostra. Che è anche la mia costumista. È anche la tua. No amore, in realtà quando lei è uscita in passerella ho detto Calla pure Petite Noire ha sbagliato il tema e ha interpretato Titti di Gatto del Gatto e Silvestri. In verde. No, era Nell'acido. gialla. Ah, gialla. Lei è entrata gialla, era sembrava giallina. Titti. Quindi mi sono un attimo preoccupata. Poi, dopo il suo meraviglioso reveal, che però ha avuto un po' di problemini tecnici, Sì, possiamo dirlo, sì. ho capito che appunto il fiore è del soffione. Il reveal purtroppo è stato un po' affrettato, è stato e secondo me se lo poteva giocare ancora meglio perché comunque l'abito è d'effetto. Io mi sarei non aspettata, però magari sai, un reveal con una ruota, con un Cioè, con più un- movimento. più movimentata, sì, con un gesto più dinamico da Petite. Da dare molta attenzione Al allo soffio. starnuto, perché lei ha Allo fatto starnuto. il verso dello starnuto
e quindi diciamo che ha perso un po' la dinamicità che invece in Uruvial sta benissimo. Quindi era bellissima, era stupenda, il bustino con queste stecche, con queste piumette, questa acconciatura molto romantica, molto da fata, molto Che poi tenera. diciamolo, tutti i prendimenti dei costumi, la parrucca di Petit Noir l'avevano pettinata le mie manine. Con unghiette. Con unghietta. Quindi sì, il look mi è piaciuto, ho preferito ovviamente il look che c'era sotto piuttosto che quello che c'era sopra. Amore, per me sei top! Per me Petit Noir sei stata bellissima e hai azzeccato in pieno il senso della tua leggerezza, quindi per me sei top! E la prossima è Aura Eterna. Si è ispirata a un fiore molto particolare. Come si chiama? Come si chiama? Il schizzo. Splendid. Fucsia, c'era la X. Fucsia, tra l'altro io l'ho visto sto fiore, ma amore mio sei l'amore mio della mia vita. Amore. La scena è mia, l'unico Leo. posto dove posso essere io la protagonista. E si è ispirata a questo fiore che per me è sconosciuto, non lo conoscevo minimamente. Fucsia. Ma te pare che tu ti vai a ispirare a un fiore che magari conosce la metà della... Magari siamo ignoranti noi, no? Può Non lo so. essere. No, in realtà neanche io lo conoscevo e mi sono documentata, però ho visto la foto. E devo dire che guardando la foto del fiore, guardando Aura, C'è un po' di confusion. C'era un po' di confusione. Questa parte qui era giusta però, rispecchiava il Sì, fiore. le proporzioni, vabbè, forse sì. Perché era corto, quindi l'abito Però- corto ti allungano le gambe, ti allunga le Questa, gambe. non lo so, questa parrucca da Antonella Elia alla corrida del 93 mi ha lasciato un po' perplessa. Poi mi è uscita in passato e ho detto: Antonella, sei tu, girati! La parte sopra era tutta spieghettata, no? E poi c'erano queste frange di cristalli che rappresentavano i pistilli. Tu mi dicevi prima. Sì, secondo me avrebbe dovuto invertire, cioè mettere il fil di ferro per evidenziare questi pistilli lunghi, Magari un po' in avanti, e turgidi, incurvati. perché La parte piuttosto super- che metterli sopra, cioè Sì, la parte sopra l'aveva fatta anche- un po' più Sì, forse ancora più esagerata. Sì. Sì, avrei esagerato la parte sopra, però è rischioso con quelle proporzioni. Siamo lì. Amore, qui metti c'è un bel tacco punto più interrogativo. alto. Metti il tacco Allora, io avrei più messo alto. una bella scarpa a 30 centimetri e avrei Amore, fatto- sì, risolvi il problema quando... Sì. no? Amore mio, dai il tuo giudizio. Passiamo al nostro top and chop. Passiamo. Allora, Aura, per me questa settimana sei... Sono un po' indecisa. Sono un po' indecisa, sinceramente, però io sono molto obiettiva oggi, devo essere... Io sono molto... non obiettiva, come si dice, sono molto... devo essere molto... no, schietta. Diretta. No, professionale. Diplomatica. No. Sì, però io devo essere sincera. Sincera. Devo Questa essere... storia per di sincera. Che cazzo? 3 ore di discorso per di sincera. Ma scusa. devo essere più sincera. Io aspettavo una frase tirata fuori dal vocabolario. D'ora in avanti sarò più... darò dei giudizi molto tecnici e non avrò pietà per nessuno. Quindi, inizia tu. Ok. Non voglio influenzarti, amore. Aura, sono molto indecisa per il mio top and chop di questa settimana. No, Eh, ma sono veramente parlando del indecisa. top. Cioè, nel senso, manco le. Cioè, Tu lo Avrò messo di metteresti? peggio. Allora, Aura, anche se la scelta della calza abbinata alla gonna mi è piaciuta, le proporzioni c'erano, però questa settimana il tuo look non mi ha convinto al 100%, quindi amore mio, sei top. Boh, cambi idea ogni 2 secondi. Io non avete ce la detto- faccio a starti dietro, tesoro. Va bene, il tuo voto è chop. Per me il look mi aspetto tanto da questa stagione, anche perché avete avuto modo di vedere la scorsa stagione. Quindi è un abito che io non metterei. Per me, Aura, sei chop. Le runway sono terminate, ma prima di chiudere, amore, ti voglio chiedere se sei d'accordo con la top 2 e la bottom 2. Io avrei visto nella top 2 Diamond e Nellenia, sinceramente. Anche Petit è stata molto brava, però avrei visto la Diamond E Nellenia. Nellenia. E invece la bottom 2? La bottom 2 hai Obama. Aia. Obama e Tanissa, forse sì, sono d'accordo con Sei la con la bottom d'accordo? two. E invece tu? Ok.
Ok, è finita l'intervista, grazie per averci scelto anche questa settimana, ringraziamo la nostra ospite Farida Kant, ci vediamo domani, sempre alla stessa ora e sempre col cuore, sembra una D'Urso intervista. Ok, ha finito, bacioni, però prima di lasciarvi... Fusi su di me, grazie. Allora, prima di lasciarvi vi diamo l'appuntamento al prossimo video, ma prima di chiudere mi raccomando seguiteci nei nostri canali Instagram che vedete in sovraimpressione. E niente, salutiamo Giorgio. Ciao saluta. See you later. Un bacio. Egocentrica. E anche oggi un altro dia de merda. Per loro. Electra, Eli, abbiamo finito. Dai, vestiti. Dai, andiamo a ballare, su, alzati.